Buon pomeriggio, ben trovati. Buongiorno, ben trovato professor Pallanti. Salve, buon pomeriggio a voi. Torniamo ad uno degli aggiornamenti video dell'Istituto di Neuroscienze. Ci eravamo lasciati, diciamo, con gli auguri di Natale, per capirci, e abbiamo deciso di incontrarla di nuovo perché diciamo, la situazione che riguarda prevalentemente la pandemia ci ha portato a novità importanti, anche novità che lo stesso Istituto di Neuroscienze ha messo in campo. Penso per esempio all'accordo con Villa Donatello e la nascita di Donatello Neuroscienze, che è un importante presidio all'interno del quale sia le attività di cura della depressione, ma anche della demenza senile e del neurocovid hanno trovato, diciamo, uno spazio in più, un'opportunità in più, non soltanto per gli amici di Firenze e della Toscana, ma anche per tutta Italia. Detto questo, volevamo affrontare oggi una serie di argomenti che erano rimasti inevasi, diciamo, nella chiacchierata di dicembre, e approfitto prima di iniziare per ricordare che l'Istituto di Neuroscienze ha creato una newsletter per la quale adesso è uscita il primo numero, ma che nei prossimi giorni vedrà uscire subito il secondo numero. Quello è uno strumento eccezionale per poter rimanere in contatto con tutte le attività, visto che periodicamente appunto invieremo tutte quelle che sono le novità dal punto di vista degli articoli, dei video nei quali il professore è coinvolto e tutto quello che riguarda le attività dell'Istituto di Neuroscienze. Ma veniamo subito a quelle che sono le domande che avevo preparato oggi per lei, a partire da una che mi sta molto a cuore. Parlando dei giovani nel corso di quest'ultimo anno di pandemia, abbiamo visto che i media più che altro sono intervenuti prevalentemente puntando ad analizzare quelli che sono i problemi legati alla scuola e all'istruzione. Se è vero, ovviamente, che la scuola è uno dei progetti più importanti da proteggere, c'è un'altra domanda che però da genitore e da genitore di adolescenti mi sento di rivolgere a un neuroscienziato come lei, e cioè quali pensa che possano essere le ripercussioni che le limitazioni di questi mesi hanno imposto e stanno imponendo alla libertà di movimento dei nostri giovani, cioè quali rischi psicologici e sociali dobbiamo temere. Si sta parlando di perdersi soltanto qualche esperienza tipica dell'età giovanile, o secondo lei potrebbero insorgere anche problemi di lunga durata? Ma certo la decisione di limitare in maniera così importante, insomma, le possibilità di incontro dei giovani è una decisione che è stata presa, che secondo me avrebbe richiesto una maggiore verifica riguardo soprattutto alla sua necessità assoluta, no? Vediamo che già il cambiamento del governo sembra orientare ad una riduzione della ristrettezza, no, di questi provvedimenti, anche perché gli studi i più recenti, dimostrino che i contagi scolastici in realtà non diano un contributo importante al problema della pandemia. Quindi la prima considerazione è critica rispetto al provvedimento. La seconda, perlomeno per quanto riguarda appunto le possibilità di incontro scolastico, la seconda è che un anno è un periodo sufficientemente lungo per cambiare non solo le abitudini, ma proprio lo stile della comunicazione. E questo credo che avrà un impatto non semplicemente episodico, perché diciamo, nell'adolescenza un anno ha una durata notevolmente maggiore, no, di quella che ha nella maturità. Si dice che la percezione del tempo sia diciamo, una proporzione riguardo all'esistenza che si è già vissuto, no? Per questo i giovani hanno del tempo spesso una percezione sconfinata, perché hanno davanti gran parte della vita, e questo fa sì che il tempo per loro sia davvero molto più lungo e molto più importante. Cambiare il proprio stile di comunicazione potrà dire appunto cambiare lo stile di interazione e richiederà poi un nuovo adattamento, perché da una parte è cambiato appunto lo stile di interazione con gli altri, alcuni sono stati molto impauriti da questa possibilità del contagio
e credo per molti ci vorrà tempo prima che si possa di nuovo, per dire, avere quella promiscuità, quella vicinanza fisica, no, che è tipica di quest'età. E poi appunto si è persa la possibilità di sperimentarsi in quelle situazioni di rischio che è parte del processo di maturazione del cervello dell'adolescente. L'adolescente cerca situazioni di rischio perché sappiamo che sono in grado di attivare aree del cervello che sono quelle della gratificazione, che quindi e poi dopo guideranno l'attenzione verso l'ambiente, l'esplorazione, e questo deve avvenire in un certo momento. Noi non possiamo pensare che questo sia rimandabile, capito? Quindi il fatto che sia venuto a mancare, noi sappiamo appunto che il contatto fisico e queste esperienze di rischio che vengono a mancare modificano non solo i comportamenti della psicologia, ma anche la biologia. Ci sono già gli studi che fanno vedere come il distanziamento sociale porti, a seconda dell'età e a seconda anche del genere, a una diversa risposta infiammatoria, perché il nostro sistema immunitario viaggia accoppiato al nostro stile di comportamento. È banale adesso riconoscere che nel momento in cui mi incontro con qualcuno aumenti per esempio l'interferone gamma, che ha lo scopo insieme di difendermi dai rischi di una infezione virale, e dall'altra anche quello però su altri recettori del cervello di facilitare la comunicazione con gli altri. Quindi vediamo come tutte queste strutture che non si vengono ad attivare nel momento in cui, perché c'è una chiave, noi siamo dei marchingegni antropologici, o meglio lo è il nostro cervello, e hanno un loro scadenzario di eventi che devono presentarsi nella giusta sequenza. Io non, ecco, credo che questo richiederà del tempo, ecco, non basterà riaprire, rompere le regole e favorire la socializzazione, ma bisognerà anche in qualche modo pensare a dei programmi, ecco. C'è bisogno di una rivitalizzazione del contatto, della comunicazione, che dovrà essere anche questa organizzata, ecco, non lasciata a se stessa. Grazie molte, questo veramente come si dice, da papà di 2 ragazze adolescenti era una domanda alla quale tenevo veramente molto. In apertura abbiamo parlato appunto di Donatello Neuroscienze, e nello specifico qui vorrei trattare una dei 3 rami che principalmente la vedono come protagonista, no, di quel percorso di cura della struttura di Villa Donatello. E cioè quello legato al Neurocovid, perché sul Neurocovid abbiamo cominciato a parlare meno recentemente, no, rispetto all'inizio della pandemia, e proprio lei ed alcuni altri ricercatori siete stati i primi pionieri nel mondo ad affrontarne l'evidenza e anche a inquadrare quelli che potevano essere non soltanto i rischi nell'immediato di chi rimaneva diciamo contagiato dal coronavirus, ma anche andando a guardare quelli che potevano essere i rischi nei mesi successivi, e quindi nel rischio anche di cronicità di alcune evidenze che avevate riscontrato. Quindi sull'ambulatorio Neurocovid avevo 2 domande specifiche. Una che proprio alla luce proprio di questa prima esperienza volevo sapere se erano emersi nuovi dati rispetto ai primissimi studi che avevate affrontato sulla diffusione, la pericolosità e i rischi di cronicizzazione di questi problemi, perché anche recentemente ho visto che avete ricondiviso per esempio anche articoli del New York Times dove sono stati fatti racconti da parte di persone che hanno avuto problemi proprio nel corso di molti mesi perché si sono portati dietro questi effetti. E quindi questa è la prima delle 2 domande sul Neurocovid, e la seconda gliela anticipo già, così magari se vuole le può affrontare tutte e 2 insieme, è invece quale tipologia di paziente al momento lei ha riscontrato nell'ambulatorio Neurocovid, cioè quali le sembrano le categorie o le persone che magari provengono da specifiche regioni che hanno cercato di attivarsi subito per capire se il loro problema potesse diventare più grave di quanto già appariva. Sì, ora tutti hanno chiaro che il Covid, la malattia diciamo acuta da Covid, ha aspetti molto diversi da individuo a individuo, no? Non l'abbiamo visto
Fortunatamente le forme gravi riguardano una ridottissima minoranza e le forme gravissime e mortali in realtà fortunatamente, diciamo, anche queste sono abbastanza limitate. Purtroppo, nonostante appunto i limiti, abbiamo oggi in Italia superato i 100.000 morti, no? Che le 100.000 morti legate a questa malattia. Ma se pensiamo, no, se questo fosse successo con la SARS, i morti sarebbero stati enormemente di più. C'è questo bilancio che tutti conoscono, che tanto più un virus è aggressivo e letale, tanto meno si diffonde, perché il portatore, il soggetto malato, tende purtroppo a morire presto. Quindi, però ecco, questa varietà d'espressione, per cui ci sono soggetti asintomatici, no, totalmente asintomatici, che sono la prevalenza, altri con forme lievissime, no? C'è chi ci racconta: ho avuto mezza giornata di febbre e poi ho preso un'aspirina e è passato tutto. E poi quelli che finiscono in rianimazione, quelli che hanno già episodi di Covid acuto che durano settimane e settimane, un mese, e poi magari si riprendono. Quindi evidentemente la clinica, cioè come appare il disturbo, ci fa capire che anche sotto i meccanismi la fisiopatologia sia molto diversa. Non parliamo di un'unica una patologia unitaria, no? Questo virus ha espressioni molto diverse. Però sappiamo per esempio oggi che il pericolo maggiore è questo storming delle citochine, questa attivazione è stata impressa delle citochine, e sappiamo che ora è più chiaro quali fra queste citochine siano quelle che si correlano di più con la forma aggressiva. Sembra che l'interleuchina 6, per esempio, sia fra queste quella più rappresentata nei soggetti che hanno forme più gravi della forma respiratoria. E quando io appunto quasi 10 mesi fa ho pubblicato questo articolo su Journal of Psychiatric Research con i miei colleghi di Harvard, Nikos Martis e altri, e il mio amico Eric Hollander dell'Albert Einstein di New York, io raccomandavo di stratificare i pazienti che avevano il Covid secondo il tipo di innalzamento di citochine infiammatorie. Questo avrebbe consentito di prevedere quali sarebbero stati poi i soggetti a maggior rischio, e quindi di monitorarli e quindi di poter intervenire ai primi segnali in maniera adeguata con strumenti atti a modificare questo profilo di risposta infiammatoria. Purtroppo appunto questo appello non è stato molto ascoltato. Comunque diciamo abbiamo ora dati che stiamo utilizzando per ottenere anche un finanziamento che cercheremo di avere negli Stati Uniti, dal National Institute of Mental Health, proprio per diciamo focalizzato su questa sottotipologia di pazienti ad elevata interleuchina 6 che poi presentano queste sequenze soprattutto di neurocovid. Ora si parla di PACS, Post Acute Covid Syndrome, e include appunto, perché poi le manifestazioni a me hanno colpito e interessato quelle neurologiche, che riguardano poi appunto tipicamente la fatica, la perdita di piacere, la difficoltà di coordinazione motoria, le difficoltà cognitive, i disturbi dell'umore, i disturbi del sonno frequentissimi, che vediamo anche per esempio dopo il vaccino. Molti riportano disturbi di tipo comportamentale dopo la vaccinazione, e appunto tutta una serie di sintomi che ai quali però si aggiungono altri sintomi più fisici, per esempio il dolore, oppure i sintomi di infiammazione intestinale, prostatica, oppure molto frequenti, per esempio diceva quali tipologie, soggetti che hanno manifestazioni dermatologiche, per esempio alopecia o perdita dei peli, insomma, che il 50% dei soggetti abbiamo visto e si associa a questi disturbi. Quindi quelli che vediamo sono i soggetti prevalentemente che vengono per il dolore e per disturbi del sonno e disturbi cognitivi e di coordinazione motoria. Questa è la tipologia più frequente, ecco. E comunque vengono coloro che sono informati appunto, e oggi piano piano si sta informando le persone. Lei pensi appunto, citava il New York Times, il New York Times c'era un titolo qualche giorno fa che diceva che questo neurocovid, la post-acute Covid syndrome, rappresenta il più grande evento che produrrà invalidità che ci sia mai stato
nella storia della medicina. Quindi nel record medico questo sarà sicuramente un evento. Quando io appunto ho cominciato a parlarne, certamente anch'io ero preoccupato, non immaginavo che appunto si dovessero gettare allarmi di questo tipo, e certamente io sono meno pessimista del New York Times. Io penso che oggi che sappiamo di più anche sui meccanismi, abbiamo anche gli strumenti per poter affrontare i rischi, che sono soprattutto di cronicità, no? Quindi, perché quello si era visto con la SARS precedente, è che se non si fanno degli interventi che siano guidati dalle conoscenze attuali, no, come la situazione tende a cronicizzarsi. Siamo stati i medici di famiglia, io sono in parte in alcune chat di medici di famiglia, alcune che raccolgono migliaia e migliaia di questi medici hanno imparato a curare a livello domiciliare questi pazienti e hanno contribuito a ridurre enormemente il numero dei ricoveri nella terapia intensiva e delle morti, passando da una situazione di passività, che era quella tachipirina e aspetta quando la saturazione cala troppo poi si va in terapia intensiva, e purtroppo sembra che questo sul Neuro-Covid ci sia il solito atteggiamento, cioè aspetta e poi staremo a vedere. Non è questo l'atteggiamento da un punto di vista medico e nemmeno etico giusto, perché appunto sappiamo che più precoce sarà il nostro intervento e più noi riusciremo a ridurre l'invalidità e a migliorare la qualità della vita delle persone. Io mi ricordo nei primissimi tempi in cui si cominciò a parlare con lei della pandemia, auspicava sin dall'inizio, per esempio, un rafforzamento dei presidi della pneumologia, sapendo che appunto quelle che sarebbero state le tracce nei polmoni delle persone che sarebbero state affette da Covid avrebbero portato effetti anche successivamente, ma di lì a poco subito proprio lei ed altri suoi colleghi avete appunto insistito anche da questo punto di vista qui, quindi venire all'ambulatorio di Neuro-Covid curato da lei è un modo per intervenire immediatamente nel tentativo di evitare le cronicizzazioni di questo tipo di sintomi, no? Sì, perché appunto oggi tutta la medicina dovrebbe essere orientata a interventi più precoci. Purtroppo non è così, l'abbiamo visto e lo stiamo ancora vedendo, insomma, perché poi interventi precoci vuol dire organizzazione, vuol dire educazione, vuol dire anche empowerment, come dice WHO, cioè l'Organizzazione della Sanità dice che bisogna dare informazioni alle persone, e non è nascondendo la testa sotto la sabbia, insomma, che questi problemi si possono risolvere. Perché capisco che magari può sembrare o poteva sembrare un anno fa intempestivo parlare di problemi legati al post-Covid quando siamo così in difficoltà nell'affrontare il Covid acuto. Questo lo capisco da un punto di vista politico, lo capisco meno da un punto di vista medico, perché comunque se, ha detto il New York Times, dice siamo di fronte alla prospettiva dell'evento che porterà più invalidità nella storia moderna, no? Allora è chiaro che mentre si stenta a trovare, parlavo un attimo fa con un mio amico medico di famiglia e diceva io ho già vaccinato tutti gli ultraottantenni, però domani non ho neanche un vaccino disponibile. No? Quindi capisco che di fronte a una realtà di questo tipo, dove il sistema purtroppo non garantisce l'approvvigionamento dei vaccini, parlare del post-Covid possa sembrare così un fattore di distrazione, ma non lo è, perché appunto ci sono già queste persone e alcune da mesi stentano a riprendere una vita normale. Questa sua osservazione poi mi tornerà utile nell'ultima domanda che intendevo farle. Per chiudere questa cosa dell'ambulatorio del Neuro-Covid, una semplice curiosità. Mi sembra che parlandone con voi nelle scorse settimane sia emerso come, per esempio, proprio i cittadini della Lombardia, perché probabilmente è una delle più colpite dalla pandemia, hanno cominciato a rivolgersi all'ambulatorio proprio perché non ci sono molti presidi da questo punto di vista, no? Quindi vengono volentieri a Firenze pur di curare le loro problematiche. Sì, devo dire prevalgono proprio i pazienti che vengono dal nord Italia, anche perché, anche se in realtà appunto qualcosa stanno organizzando anche a Pavia, ho visto all'università per questo tipo di situazione, però anche lì sono
vede, perché parlare di neurocovid è un po' fuorviante, perché dice disturbi neurologici del Covid, ma in realtà non sono così chiari da poter essere definiti neurologici, e quindi sono spesso disturbi comportamentali o soggettivi, no? Cioè che soggettivamente la persona non si sente recuperata. E quindi diciamo l'ambulatorio lì di Donatello Neuroscienze è proprio teso a offrire, diciamo, a queste persone che spesso non si sentono ascoltate o capite, no? Perché dice: ma io ho difficoltà a concentrarmi, a coordinarmi, non riesco più a leggere o non ho più voglia di fare. Anche il neurologo, diciamo, tende a non avere sempre la giusta considerazione. Lo psichiatra, che è più abituato ad ascoltare l'esperienza soggettiva, invece magari è più disponibile, e soprattutto se è informato rispetto di quali aspetti non puramente mentali, no, di questa condizione, ma fisici, poi può dare anche l'intervento giusto, può indirizzare l'intervento giusto. Per cambiare argomento, diciamo, un punto un po' scottante che è di strettissima attualità. Come vede questa fenomenologia da panico indotto che un certo tipo di informazione ha aiutato a favorire rispetto alla campagna vaccinale? Cioè, come mai secondo lei la scienza o chi la racconta sui media non riesce a trasmettere chiaramente i dati statistici che dimostrano come l'assunzione dei vaccini sia infinitamente meno rischiosa di lasciare i cittadini al pubblico contagio di un virus che si è dimostrato particolarmente aggressivo, sia per diffusione che per mortalità? Mi rendo conto che la domanda poi non andrebbe allargata al fatto che questo problema in realtà c'è stato in passato a prescindere, no? Per certi tipi di vaccinazione. Detto questo, in questo momento la situazione è più cogente, ovviamente. Sì, ma sa, appunto, in Italia purtroppo non si è abituati a ragionare sui numeri. Questo, se si riuscisse a educare le persone a questo, sicuramente alcuni di questi problemi potrebbero essere ridimensionati. Soprattutto sui giornali, ma anche negli altri media non si è in televisione soprattutto, non si è abituati a parlare di numeri, ma a esprimere, diciamo, stati d'animo, emozioni, sensazioni. Un vaccino che viene bloccato perché su 15 milioni di vaccinati ci sono stati, pare, 15 casi di trombosi, cioè 1 per milione. Visto Luca Pani, che è una persona, mio amico farmacologo, che è stato presidente dell'EMEA, molto esperto, ha detto: è stato un provvedimento eccessivo. Purtroppo io credo è stato un provvedimento necessario, perché bisognava, a fronte di questa infoedemia, no, questa epidemia dell'informazione malata, rassicurare le persone, perché stavano partendo le disdette, bisognava far ragionare le persone sui numeri. Credo appunto che ci sia un modo di comunicare la scienza totalmente inadeguato, cioè in realtà noi abbiamo visto che in Italia è difficile distinguere l'intrattenimento dalla comunicazione scientifica, e spesso le stesse persone si prestano all'una e all'altra incombenza, e al di fuori di quelle che sono le regole che a livello internazionale in genere la comunicazione a mezzo stampa si è data da tempo, cioè quella appunto di ragionare sui numeri, di dare anche il versante positivo delle notizie negative, perché poi c'è un versante positivo anche, no, anche nei numeri quando si sanno leggere, e soprattutto di dare delle possibilità di una, diciamo, attivazione che consenta una riduzione del rischio, no? Cioè il soggetto non deve sentirsi schiacciato e impotente di fronte a scenari così, come dire, da film The Day After, no? Ma piuttosto essere sempre più informato rispetto a quelle che sono il proprio funzionamento dell'organismo, la risposta, come evitarlo, quali segnali, diciamo, prendere in considerazione e quali no, no? In che modo provvedere e soprattutto a chi rivolgersi, perché su quest'ultimo punto, diciamo, la stampa, la deontologia della stampa è molto chiara, cioè se io parlo di una cosa poi devo dare anche degli strumenti chiari, quindi più si fa allarme più ci dovrebbero essere delle referenze. Questo in questo paese non si verifica, ed è io ai miei pazienti
quando lasciano lo studio e nella relazione di dimissione, tra le indicazioni, così come posso segnare quella di fare 10.000 passi al giorno, no, che non è facile ora con tutte le limitazioni, ma che è salutare anche in questo periodo, do anche quella di limitare il più possibile il contatto con i media e soprattutto delle informazioni sul Covid, che operazione assolutamente inutile e solo terrorizzante. E invece l'indirizzo è verso, diciamo, appunto un puro intrattenimento, perché c'è bisogno di essere sereni, c'è bisogno, perché questo poi migliora la risposta immunitaria, migliora il nostro comportamento, migliora l'attenzione anche nei confronti della difesa dal virus. Ecco, non è che preoccupandosi dalla mattina alla sera io sono più difeso, perché nell'ansia c'è un aspetto magico, no? Se io sono sempre preoccupato sono più difeso. Non è vero. Io mi devo preoccupare soltanto nel momento in cui ho la possibilità di avere una contaminazione e lì devo stare attento, no? A non toccare, a lavarmi le mani, a usare la mascherina. Poi il resto io bisogna che sia sereno, perché più sereno sarò e più sarò difeso anche nei confronti di eventuali attacchi del virus. Dicevo, sì, su questo punto sono anch'io un pochettino costernato riguardo a come i media, anche nostrani, soprattutto nostrani, stanno un po' trattando l'argomento, mentre vedo che per esempio in alcune altre realtà i quotidiani sono tornati ad essere impaginati con un buon mix di notizie dove non si parla sempre e soltanto di coronavirus, ma dove giustamente si parla anche di tutto quello che è il tessuto sociale, come normalmente dovrebbe essere. Da noi ancora rimaniamo alle prime 15 pagine completamente piene solamente di dati sul coronavirus, oltretutto dove si legge, oggi ho mandato un'immagine da cortocircuito che volendo potrei anche poi far mostrare qua, dove si aveva una locandina di un quotidiano, di due quotidiani di Bologna, dove nel primo si diceva siamo saturi nelle terapie intensive, siamo al picco più alto, e in quella accanto, sempre nello stesso giorno, il picco è superato, stiamo uscendo dal coronavirus. Quindi siamo arrivati all'impazzimento totale, le persone hanno bisogno, come dice lei, di essere attenti, ma di non perseguire soltanto quelle notizie lì. Chiudo con una domanda altrettanto importante, che torna a parlare, se non di prevenzione, almeno quantomeno di medicina che ha bisogno di un intervento rapido. Proprio per quello che abbiamo detto adesso, abbiamo messo al centro di tutte le nostre attenzioni la pandemia, ma tutte le altre malattie non legate alla pandemia non sono scomparse miracolosamente, quindi tutte le patologie preesistenti e tutte le necessità che tantissime persone hanno periodicamente di dover seguire, no? Dei trattamenti, degli incontri con i medici, degli esami. A cosa stiamo andando incontro in questo periodo in cui appunto questi casi trascurati potrebbero rendere più grave e più complessa la cura? Era già avvenuta questa cosa, per esempio, anche semplicemente parlando dell'Istituto di Neuroscienze. Avete riscontrato delle difficoltà a poter portare avanti il lavoro con i vostri pazienti? Quanto è grave questa situazione globalmente rispetto a quello che ci sta capitando? La situazione è molto grave. Io un anno fa ho deciso di tenere aperto, malgrado all'inizio le persone fossero impaurite, e per fare questo però abbiamo dovuto prendere una serie di accorgimenti, no, in primis quello di ridurre il numero dei pazienti che potevano frequentare, quindi allungare gli orari, aumentare la nostra disponibilità e aumentare la disponibilità di telemedicina alla quale noi comunque eravamo abituati, e anche i nostri pazienti erano già istruiti, perché noi avevamo istruito i pazienti con un piccolo tutorial su come si fa una visita in telemedicina. Purtroppo questi accorgimenti, benché anche avessi suggeriti anche per il nostro servizio pubblico, non sono mai stati accolti, e questo ha portato appunto all'inaccessibilità di alcune strutture, con danni anche molto importanti per protocolli di sorveglianza non sono stati seguiti, perché all'ospedale appunto già da prima si entrava soltanto in situazioni di emergenza, ora poi appunto questo diciamo modo d'accesso si è addirittura inasprito. E questo appunto, alcune strutture sono diventate inaccessibili, ce lo raccontano i pazienti. Quindi
Noi ci siamo incaricati, diciamo, di garantire la nostra disponibilità, perché in questo momento questo è assolutamente necessario. Purtroppo tutte quelle persone che fino ad oggi sono state tenute lontane, ma anche casi molto importanti, protocolli di sorveglianza oncologici, no, oppure purtroppo io credo che ne hanno sofferto, ne soffriranno, e anche per il futuro, insomma, poi nel momento in cui calasse l'allarme, necessariamente piomberanno di nuovo sul sistema sanitario, e anche quello sarà un altro momento estremamente critico nei confronti del quale ci si dovrebbe preparare. In che modo? Modernizzando il sistema, perché appunto, per esempio, il discorso dell'uso di app che io auspicavo, no, di app che consentano un automonitoraggio e dispositivi appunto di monitoraggio a distanza che sono stati imposti da questa pandemia, dovrebbero diventare di largo uso, altrimenti questi numeri non potranno essere gestiti e le persone purtroppo non potranno altro che soffrirne di questo. Anche di questo per adesso non mi sembra ci siano grandi movimenti. Speriamo che, superata, diciamo, questa crisi che da lontano sembra anche non facile da decifrare, no? Perché l'idea che oggi si discuta ancora su come distribuire il vaccino, che era, diciamo, l'evento sul quale centrare tutta l'attenzione, perlomeno dal primo momento dell'inizio della pandemia, no? È un po' come appunto se di fronte a un incendio che è scoppiato un anno fa ancora si discutesse se avviare la pompa dell'autoclave oppure andare a cercare l'acqua dal pozzo. Ecco, qui siamo ancora, se non fosse tragica la situazione sarebbe comica, no? Perché è una situazione da film, da film di Stanley e Olio, non capito? Però il problema è che c'è la vita delle persone dietro. Professore, io la ringrazio, abbiamo raggiunto la nostra mezz'ora classica più o meno di questo appuntamento di aggiornamento sulle attività dell'Istituto di Neuroscienze, e ricordo a chi ci sta seguendo che troverà nelle note sotto al video il link appunto per potersi iscrivere a questa newsletter che permetterà a tutti di rimanere in stretto contatto con tutte le attività e le novità legate all'Istituto di Neuroscienze e al professor Pallanti. La ringrazio davvero per la sua disponibilità come sempre e un saluto a tutti. Grazie, arrivederci.